Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio mostrarvi come faccio i cambi d'acqua. Ho scoperto questo nuovo metodo che mi ha svoltato completamente il modo di farli e credo che sia molto utile mostrarlo anche a voi. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e vi ringrazio moltissimo per il vostro supporto. Bene, direi che possiamo iniziare. Eccoci qua, allora per effettuare il nostro cambio d'acqua ci servirà una pompa. Io, avendo un acquario di circa 270 litri, utilizzo una pompa che ha una potenza di 1500 litri l'ora. L'ho comprata su Amazon ed è della Forever Speed. Vi lascerò i link in descrizione. Allora, questo è il prodotto, ha una potenza di circa 25 watt, nonostante la potenza però le dimensioni sono molto contenute. Oltre a questo nella confezione abbiamo dei piedini che sono molto utili per saldarlo o ancorarlo all'acquario e ci sono dei cavi molto lunghi, molto comodi, da cui si regola il flusso e inoltre è dotato di diversi attacchi. Quello con cui mi sono trovato meglio è questo perché ho visto che si abbina perfettamente al tubo che adesso andrò a mostrarvi. Ed eccolo qui. Questo è il tubo che andrò ad utilizzare che si adatta perfettamente alla pompa. È fatto di un materiale rigido nero ed anche di questo vi lascerò il link in descrizione. Anche questo è stato comprato su Amazon. Bene, detto questo c'è un altro metodo che voglio farvi vedere per pulire il mio acquario prima di mostrarvi quello con la pompa. Eccoci qui, l'altro metodo che consiglio, che è molto più semplice e meno costoso magari, è quello di comprare un sifone per appunto sifonare la ghiaia. Infatti, usando questi semplici strumenti si può avere una pulizia ottimale di acquari magari più piccoli. Ma oggi andremo a fare sia la sifonatura della ghiaia che un cambio d'acqua bello importante. In questo caso sto utilizzando un sifone della Sera, di cui vi lascerò il link in descrizione, e delle taniche invece per liquidi alimentari. Per un cambio d'acqua più semplice e fatto in modo sicuro ma anche più pulito vi consiglio di usare degli asciugamani che dovrete usare solamente per il vostro acquario, anche perché i pesci possono trasmettere molti batteri e malattie come la salmonella. Perciò state attenti a tutto ciò che viene toccato dall'acqua dell'acquario e dopo disinfettate bene tutto, tranne ovviamente i prodotti che avete usato per la pulizia. Bene, dopo questi consigli direi che è l'ora di iniziare a pulire il nostro acquario. Prima di iniziare vorrei spiegarvi come si usa un sifone. Avviarlo infatti all'inizio può risultare un po' complesso. All'inizio deve essere immerso in acqua e una volta fatto uscire tutto l'ossigeno va sollevato. E intanto dobbiamo chiudere la parte inferiore andando a tappare l'alta estremità del buco con l'altra mano. Detto questo dovremmo aspettare che tutto l'ossigeno fuoriesca dalla parte superiore del sifone e una volta fatto questo basterà togliere il nostro pollice per dare inizio al flusso d'acqua ed iniziare a sifonare il nostro acquario. Dopo aver tolto all'incirca una quindicina di litri, possiamo passare alla pompa filtrante, che ci aiuterà a rimuovere il resto dell'acqua. Farla funzionare è veramente semplice, basterà semplicemente collegarci il nostro tubo, metterla all'interno dell'acquario, mettere l'altra estremità in una vasca o in un lavandino e avviarla collegandola tramite la corrente. Dopo aver attaccato la pompa non ci resta che aspettare. Ecco fatto ragazzi, direi che la missione è compiuta, abbiamo cambiato il 40% dell'acqua dell'acquario in circa 6 minuti, questa è la potenza di questa pompa. Adesso vi farò vedere come andremo a reinserire l'acqua. Questo rumore che sentite è il filtro che tengo acceso per filtrare comunque l'acqua che rimane. Allora, adesso andremo a vedere come riempire l'acquario, il che richiederà più tempo perché ovviamente la pompa sarà sotto l'acquario e quindi ci metterà un po' di più perché avrà una portata minore. Prima di andare ad inserire l'acqua nel nostro acquario, visto che utilizzo acqua di rubinetto, andremo a trattare la nostra acqua con un biocondizionatore e con dei batteri nitrificanti. Ad ogni cambio d'acqua mi piace aggiungere anche del sale, perché anche se sono pesci d'acqua dolce, il sale aiuta a rivestirne le mucose e a proteggere da infezioni e batteri. Utilizzo del normale sale grosso da cucina, preferibilmente non iodato. Adesso andremo a staccare la nostra pompa e andremo a riempire la vasca. Vi consiglio di mantenere il tubo che stavate utilizzando nella vasca e quindi
staccarlo piano piano. Cercate di ancorare il vostro tubo a qualcosa di stabile, io per esempio lo metto tra le luci. Adesso andremo a prendere la nostra pompa e andremo a riempire la vasca. Adesso, grazie alle nostre ventose che andremo ad attaccare sul fondo di questa bacinella, con il peso di una tanica andremo a mettere il nostro tubo all'interno della pompa. Ok. Una volta che il tubo è saldato e messo in una posizione sicura, dovremo andare a riempire questa bacinella con dell'acqua, ovviamente dell'acqua che sia più o meno della stessa temperatura del nostro acquario. L'acqua che andremo ad inserire nell'acquario sarà sicura perché abbiamo già trattato precedentemente l'acqua con un biocondizionatore e con dei batteri nitrificanti, visto che uso dell'acqua di rubinetto. Allora, prima di riempire il nostro acquario e di avviare la pompa, andiamo prima a riempire la nostra bacinella. Utilizzo la massima potenza del getto perché appunto così l'acquario si andrà a riempire più velocemente. Bene, come detto in precedenza, dopo aver avviato la pompa assicuratevi che la bacinella rimanga sempre piena per non farla bruciare. Ed ecco a voi il time lapse di riempimento che è durato un po' di più, è durato circa 20 minuti. Bene, direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, in tal caso vi suggerisco di iscrivervi per supportarmi e per aiutarmi a far crescere questo piccolo canale. Detto questo, qualunque cosa vogliate sapere sarò pronto a rispondervi, quindi magari scrivetemi nei commenti come fate voi i cambi d'acqua oppure che tipo di video volete vedere. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo alla prossima.